Gradualmente i ragazzi con le stellette furono integrati nelle unità tedesche e avendo io studiato il tedesco a scuola ed avendo fatto il liceo, ricevetti il grado di Obergefreiter, cioè caporal maggiore. A me e ad alcuni altri vennero assegnate delle uniformi estive color cachi con elmetto e mostrine tedesche. Il resto continuò ad indossare il panno italiano con tanto di stellette. Mi venne anche consegnato il Soldbuch o Geldbuch, che era una via di mezzo fra un documento di identità e un foglio matricolare, e dove erano registrate anche le paghe ricevute. Mi fu anche consegnato il testo del giuramento, che era un po' confuso. Veniva fatto riferimento sia ad Hitler che a non meglio specificate autorità italiane. Fortunatamente nessuno di noi fu mai coinvolto in rastrellamenti o rappresaglie. Peraltro degli orribili fatti di Sant'Anna di Stazzema che sarebbero avvenuti di lì a poco, non lontano dalla nostra postazione, venni a sapere solo a guerra finita. A dirla tutta, non sparammo mai un colpo, ad eccezione di una volta. Un giorno ero a riposo sulla mia branda quando sentii il rumore di un caccio in avvicinamento. Era già successo e questa volta decisi di andare sul tetto dove avevamo montato una mitragliatrice italiana, una Fiat Revelli 35. Mentre salivo sentivo il frastuono delle raffiche che investivano la costruzione. Arrivato sul tetto lo vidi sfrecciarmi di fianco, così vicino che potemmo guardarci in faccia. Afferrai la mitragliatrice, la puntai verso di lui e aprì il fuoco, ma lo Spitfire era ormai troppo lontano. Così tornai alla mia branda, che trovai perforata dai colpi del caccia. Quella sortita sul tetto mi aveva salvato la vita. Fra le mansioni meno nobili del soldato c'è anche quella di pelare le patate, cosa che nessuno faceva volentieri. E mentre ero di corvée con un altro soldato italiano, questo, stanco di pelare patate, buttò quelle rimanenti in un fosso. Io lo ripresi, perché se avessero fatto un controllo avremmo passato un brutto guaio. Peraltro il vitto già non era ottimo e ancora meno abbondante. Addirittura i superiori, per evitare che i soldati lo integrassero con le bucce di patate, le facevano cospargere con della calce viva. Non so se fosse per una questione igienica o di dignità, forse entrambe le cose. Grazie al fatto che non ci furono mai azioni contro la popolazione locale, i miei rapporti con loro erano molto buoni. In particolare avevo fatto amicizia con una famiglia che aveva una fattoria non lontana dalle nostre posizioni e alle volte mi invitavano a pranzo quando ero in libera uscita. Inoltre avevo una particolare simpatia per Gisella, la loro graziosa figliola, che era più o meno della mia età. Con i tedeschi c'erano anche dei cosacchi, ucraini credo, non so se fossero disertori, prigionieri di guerra o volontari. Avevano i cavalli ed alcuni erano adibiti al controllo del territorio in funzione antipartigiana. A causa del loro cattivo comportamento non avevano la simpatia di nessuno, neanche dei tedeschi. In particolare, un giorno, dopo aver pranzato con quella famiglia, sento Gisella gridare dal cortile. Mi affaccio e vedo un gruppo di cosacchi che ridendo le giravano intorno con i cavalli, impedendole di rientrare a casa. Non era difficile immaginare quali fossero le loro intenzioni. Uno di loro cercava di tirarla su in sella al suo cavallo. A quel punto gridai: "Geh weg! Geh weg!", cioè andate via, ma quelli continuavano. Allora sparai un colpo in aria e ottenni la loro attenzione, senza però che smettessero di molestare la ragazza. Sparai di nuovo, ma questa volta sugli zoccoli di un cavallo che si imbizzarrì. I cosacchi smisero di schiamazzare. Quello che credo fosse il loro capo lasciò il braccio della ragazza. Ci furono attimi di silenzio. Forse solo pochi secondi che però a me sembrarono un'eternità. Avevo il cuore in gola.
Questi parlottarono brevemente, poi uno di loro mi urlò qualcosa contro e se ne andarono via nella polvere. Tirai un sospiro di sollievo. Gisella corse subito in casa e la madre mi abbracciò in lacrime. Verso maggio, con mia grande sorpresa, ricevetti una lettera da mio padre, la prima che mi abbia mai scritto, e sarebbe stata poi anche l'ultima. Mi chiedeva come stavo, che aveva saputo del grande cannoneggiamento di Genova, che credo fosse il vero motivo di quella lettera, anche se eravamo a circa 100 chilometri da quella città. Continuava poi augurandosi che mi stessi facendo onore come artigliere, visto che egli stesso lo era stato durante la Grande Guerra. E mi tornò in mente un episodio che mi aveva raccontato, grazie al quale mi è stato possibile venire al mondo. Quando ci fu la rotta di Caporetto, mentre molti scapparono abbandonando le loro armi, mio padre, che era caposquadra mortaista, si caricò in spalla la pesante cassa contenente l'arma e addirittura attraversò un fiume portando il mortaio indietro nelle nostre linee. In quella confusione nessuno ebbe modo né di notarlo né tantomeno di lodarlo. Quando fu poi ordinata la decimazione, fu messo in fila con tutti gli altri senza troppi complimenti. Dopo un po' si accorse che la conta si stava avvicinando pericolosamente a lui, salvo superarlo e fermarsi al soldato che gli stava accanto e che fu fucilato. Ma tornando alla lettera, forse un po' per la sorpresa o forse per l'emozione, mi sedetti a terra con la schiena appoggiata al muro e feci quello che un soldato non deve mai fare. Appoggiai contro il muro il mio moschetto. Passarono solo pochi secondi e mentre mi apprestavo a leggere la lettera ricevetti uno scapaccione sulla nuca. Era il mio sergente, un tedescone grande e grosso che dopo avermi ripreso mi diede un giorno di rigore. Ma al di là di questo episodio in cui aveva semplicemente fatto il suo dovere, posso dire che mi aveva preso in simpatia. E la sera, specie dopo un paio di bicchieri di vino, mi raccontava con nostalgia della sua famiglia e di suo figlio che era sul fronte russo e di cui non aveva più ricevuto notizie ormai da un po'. Un altro che mi aveva preso in simpatia era il tenente che comandava la nostra batteria. Era un giovane di cultura che amava la musica. Si era persino procurato un pianoforte e ogni tanto mi invitava ad ascoltarlo suonare, cosa che facevo volentieri visto che per me la musica classica era stata una meravigliosa recente scoperta. Gli altri serventi alla batteria, tedeschi e italiani, non avevano di questi interessi. Un giorno, mentre facevamo delle esercitazioni sulla mimetizzazione dei pezzi, una vedetta scorse una piccola imbarcazione che si avvicinava alla riva. Poco dopo si comprese che era un'unità britannica in perlustrazione. Il tenente ordinò di scoprire i pezzi e di prepararci a far fuoco. Il munizionamento non era già pronto, ma andava preparato manualmente, caricando dei sacchetti di polvere esplosiva con pesi diversi a seconda della gittata che si voleva ottenere. La pattuglia era ormai arrivata sulla battigia. I pezzi erano stati caricati seguendo le indicazioni delle tavole di tiro. Ma qualcosa non mi convinceva. Mi diedi coraggio e chiesi il permesso di parlare. «Herr Leutnant», dissi, «è evidente che quella pattuglia sta cercando di individuare le nostre posizioni. Se apriamo il fuoco, facciamo il loro gioco». Il tenente mi guardò senza dire niente. Poi tornò a scrutare la situazione col binocolo. Gli altri serventi al pezzo mi vedevano parlare con il tenente, ma non avevano sentito quello che avevo detto. Erano tesi. Anche ad occhio nudo si potevano vedere quei puntini sulla spiaggia che si spingevano verso l'interno. Ad un certo punto mi è sembrato che avessero aperto una cartina e che indicassero dei punti sulle colline. Poi tornarono indietro, salirono sulla barca e si allontanarono. Il tenente abbassò il binocolo e se ne andò via senza dire una parola.